Benvenuti, esploratori del mistero. Oggi ci immergeremo nel mito di una creatura leggendaria che ha affascinato l'umanità per secoli, la Medusa. Ma attenzione, perché il nostro viaggio non seguirà la storia che probabilmente conosci o avrai già sentito dire. Ne esiste un'altra che sicuramente non conosci. Parla di un castello, di cunicoli sotterranei e di un tesoro che ancora potrebbe esistere. Siete pronti a mettere in discussione tutto ciò che pensate di sapere su Medusa? Mettiti comodo e resta con me fino alla fine, quando ovviamente ti svelerò la parte più avvincente che ti farà preparare lo zaino e partire per... indovina un po'? La Sardegna. La leggenda di Medusa più o meno la conosciamo tutti. In questo video non voglio annoiarti, ripetendo le stesse cose che trovi anche altrove. In estrema sintesi, tanto per essere allineati su quale sia la versione originale della storia di Medusa, vi riporto ciò che su di lei scrisse Ovidio, poeta romano, nelle sue Metamorfosi. Medusa era stata una bellissima fanciulla e la sua bellezza aveva attirato l'attenzione del dio del mare, Poseidone, che l'avrebbe posseduta per essere educati, ma non andò proprio così, in un tempio sacro di Atena. Furiosa per la profanazione del suo tempio, Atena avrebbe trasformato Medusa in un mostro con la terribile capacità di pietrificare chiunque incrociasse il suo sguardo. La storia della sua morte la dovreste sapere tutti, ricordate? Morì per mano di Perseo che le tagliò la testa con la sua spada, grazie all'aiuto di Atena, Hermes ed il suo scudo riflettente. Bene, ora che ci siamo rinfrescati la memoria, passiamo alla storia che ha origine proprio nella nostra Sardegna e che per alcuni versi si interseca con la leggenda originale. Nel cuore della Sardegna, situato nel territorio di Samugheo, esiste un castello anomalo in quanto costruito a fondovalle, come a volersi nascondere, di cui si conosce ben pochi fatti storici. Di leggende su di esso, invece, ce ne sono molte. Sapete come si chiama? Si chiama Castello di Medusa. Il Castello di Medusa è circondato da un paesaggio selvaggio e misterioso, fatto di gole, di rupi, boschi e grotte. Il castello è quasi inaccessibile se non a piedi o con un buon fuoristrada, e oggi ne restano solo dei ruderi. Secondo la tradizione, la costruzione del castello sarebbe attribuita a Forco, personaggio venuto dall'Africa che si proclamò re di Sardegna nel III secolo d.C. Alla sua morte, nel 253 d.C., salì al trono sua figlia, la principessa Medusa, che era considerata la donna più bella e intelligente dell'isola, ma anche una potente maga e guerriera. Qui c'è subito da notare una similitudine con la leggenda originale, dove effettivamente Medusa nasce da Forco e Ceto, due divinità marine della mitologia greca. Ma andiamo avanti. La leggenda quindi prosegue dicendo che Perseo raggiunse proprio qui, in questo castello, la mitica Medusa, per poi tagliarle la testa e usarla come arma. Medusa, non avendo figli, lasciò il castello e tutti i suoi tesori al diavolo. Ma quali tesori? Qui la leggenda si fa davvero colorita. Ascolta. Si dice che nei 28 anni di regno Medusa riuscì ad accumulare una consistente quantità di tesori, come gioielli, armi e altri oggetti di valore. Si dice anche che aveva nascosto tutti questi oggetti in decine di cunicoli segreti e grotte nascoste all'interno delle rocce. Dopo la sua morte e dopo la consegna del castello al diavolo, i tesori erano sotto la protezione dalle stesse anime che li avevano custoditi quando erano in vita e che, attenzione, vengono trasformati in pietra appena qualcuno si avvicina al castello, rendendo di fatto impossibile impossessarsene. C'è ancora un elemento curioso che devo raccontarti, non prima però di informarti che se sei nuovo e ti piace questo genere di storie e sei curioso di conoscere le leggende italiane sui luoghi infestati e misteriosi, allora sappi che su Agente Arcano ne troverai quante ne vuoi. Secondo me ti conviene iscriverti. Adesso finiamo questo magnifico racconto con l'elemento finale. A sostenere questo mito dei tesori nascosti esistono molte testimonianze perse ormai nel tessuto del tempo, ma un caso particolare è quello di un detenuto di nome Pietro Perseu, guarda caso le coincidenze, che affermò di aver scoperto una sala meravigliosa colma di gioielli e ricchezze nel castello. Chiese la grazia in cambio della rivelazione del tesoro, ma una volta sul posto non fu in grado di mostrare dove si trovasse la famosa stanza.
Si dice che il diavolo lo avesse ingannato con un'illusione facendogli dimenticare il percorso. Il castello di Medusa è quindi un luogo avvolto dal mistero e dalla fantasia popolare, che ha generato racconti tra realtà e leggenda. Alcuni credono che nel castello si nasconda un tesoro, altri che sia infestato da spiriti maligni. Secondo te qual è la storia più verosimile di Medusa? Questa o l'originale? Forse, dato che sono leggende entrambe, sarebbe più corretto chiederti quale ti sia piaciuta di più. Scrivilo nei commenti e appena fatto manda indietro il video per cliccare sul prossimo video che devi vedere se ti interessa saperne di più su un tesoro nascosto italiano, stavolta non in una grotta ma in fondo al Lago Maggiore. Alla prossima!